Benvenuti a questa analisi economica. Oggi ci tuffiamo a capofitto in uno studio davvero affascinante condotto dai ricercatori Alesina, Cozzi e Mantovan. L'obiettivo? Esplorare una dinamica fondamentale della nostra società e provare a rispondere a una delle domande forse più antiche del mondo. La ricchezza è davvero meritata? Nel corso di questa analisi ci immergeremo nei meccanismi macroeconomici proposti da questi studiosi. È incredibile notare come le convinzioni umane su ciò che è giusto o sbagliato non siano solo pensieri astratti, ma plasmino letteralmente e nel lungo periodo il destino economico, le politiche fiscali e la crescita di intere nazioni. Ed è proprio guardando il panorama globale che sorge spontanea una domanda cruciale. Ci si chiede spesso per quale motivo società apparentemente identiche finiscano per scegliere percorsi economici e politiche fiscali diametralmente opposti. Insomma, se due nazioni partono esattamente con le stesse risorse e la stessa tecnologia, perché mai una dovrebbe optare per una tassazione aggressiva e l'altra buttarsi sul libero mercato? Ebbene, il documento che stiamo analizzando suggerisce che la risposta non si trovi semplicemente nei numeri, ma piuttosto nelle lenti storiche attraverso cui una società guarda i propri conti in banca. Entriamo quindi nel vivo con la prima sezione. Cos'è esattamente la disuguaglianza ingiusta? La premessa centrale di questo studio introduce un concetto che cambia davvero le carte in tavola. Le politiche redistributive adottate da un governo non sono dettate semplicemente da quanta disuguaglianza esista all'interno del paese. Piuttosto, tutto ruota attorno a come la società percepisce tale disuguaglianza. Per costruire il loro modello matematico, gli autori fanno una distinzione rigorosa, quasi chirurgica. Da un lato abbiamo la cosiddetta ricchezza equa, ovvero quel patrimonio generato esclusivamente attraverso il talento innato e il duro lavoro. Dall'altro troviamo la ricchezza iniqua, figlia della pura fortuna, dei privilegi ereditati, delle conoscenze giuste o, in certi casi, dell'intervento statale. Sostanzialmente, una disparità di reddito che nasce da turni lavorativi massacranti viene accettata di buon grado, mentre la stessa disparità frutto di una raccomandazione? Assolutamente no. E qui le cose si fanno davvero interessanti perché il modello rivela un paradosso, un vero e proprio ciclo che si autoalimenta con conseguenze profonde. Immaginiamo la scena. Si parte da una forte percezione di ingiustizia all'interno della società. Per correggere questa anomalia, i governi democratici decidono di alzare drasticamente le aliquote fiscali. Ma attenzione, tassando pesantemente i profitti, si finisce per scoraggiare l'impegno individuale. La gente semplicemente lavora di meno perché non ne vale più la pena. Il risultato ironico di tutto questo, con l'impegno ridotto ai minimi termini, la fortuna e i patrimoni ereditati diventano il motore principale, se non l'unico, della ricchezza, rendendo la società ancor più dipendente dal caso di quanto non lo fosse all'inizio. Una reazione a catena pazzesca. Passiamo ora alla sezione 2, un interessante confronto macroeconomico tra Stati Uniti ed Europa. Per trasformare questa teoria in qualcosa di più tangibile, facciamo un piccolo esperimento mentale. Gli autori lo utilizzano per calibrare il loro modello confrontando direttamente i due continenti nel momento della loro piena democratizzazione. Ipotizziamo pure che Europa e Stati Uniti avessero lo stesso identico livello di disuguaglianza totale all'alba delle loro democrazie moderne. Il peso della storia però era innegabilmente diverso. L'Europa portava sulle spalle il bagaglio di secoli di feudalesimo, nobiltà e classi sociali rigidamente separate. Di conseguenza, i cittadini europei percepivano quasi tutta la disuguaglianza come profondamente iniqua. Dall'altra parte dell'oceano, gli Stati Uniti vantavano una storia capitalista più giovane, dove la ricchezza veniva vista come il frutto del merito, dello spirito di frontiera e dell'imprenditoria. Insomma, una ricchezza percepita come largamente equa. E i dati della simulazione mostrano in modo cristallino come questa iniziale percezione storica abbia poi dettato il futuro economico delle due sponde dell'Atlantico. Osservando le traiettorie, il paese B, che rappresenta l'Europa, nel tentativo di correggere quell'ingiustizia storica, imbocca una strada fatta di tasse permanentemente più alte. Come abbiamo visto nel ciclo di prima, questo riduce l'impegno collettivo, portando a un prodotto interno lordo stabilmente più basso. Il paese A, gli Stati Uniti, sentendosi in pace con la propria equità iniziale, mantiene una tassazione più leggera, incentivando il lavoro e raggiungendo uno stato stazionario con un prodotto interno lordo decisamente più elevato. Arriviamo così alla sezione 3, esplorando quello che viene definito lo shock della generazione hippie. Si sa, il panorama politico ed economico non resta mai fermo a lungo. Nel turbolento decennio degli anni 60, le preferenze ideologiche della società subiscono uno shock, una vera e propria metamorfosi. Emerge un'improvvisa e viscerale avversione per qualsiasi forma di disuguaglianza. Il dettaglio fondamentale evidenziato dalla ricerca è che in questa specifica fase la distinzione cruciale che abbiamo fatto prima viene a mancare. La società smette improvvisamente di fare la differenza tra la ricchezza guadagnata col sudore della fronte e quella derivata dal puro caso. Tutto, ma proprio tutto, deve essere livellato.
Gli effetti di questo shock ideologico sono dirompenti. Le aliquote fiscali subiscono un'impennata violenta per cercare di appiattire la curva della ricchezza. Come conseguenza diretta, il prodotto interno lordo cola a picco, perché l'incentivo a rimboccarsi le maniche svanisce. Ma l'aspetto più affascinante del modello matematico si nota quando questa ideologia temporanea inizia a svanire. Nel tentativo di rimediare ai danni economici causati da un'eccessiva redistribuzione, la società adotta una correzione drastica, tagliando le tasse pesantemente. È una traiettoria che ricalca in modo impressionante quelle vaste politiche liberiste e di riforme fiscali che hanno dominato la scena durante gli anni '80, un vero e proprio effetto pendolo. Il che ci porta all'ultima e cruciale parte di questa analisi, la sezione 4. È meglio tassare il reddito o l'eredità? Alla luce di queste dinamiche altalenanti, l'analisi esplora possibili soluzioni attraverso modelli politici multidimensionali, per capire quale sia la leva fiscale più efficace per risolvere il problema della disuguaglianza ingiusta. Da un lato abbiamo la tradizionale imposta sul reddito. Il problema finisce sempre per distorcere l'offerta di lavoro, penalizzando direttamente l'impegno quotidiano delle persone. Dall'altro lato si analizza la tassa sull'eredità. Questo strumento agisce in modo molto più mirato. Va a colpire esclusivamente quella fortuna immeritata acquisita al momento della nascita. In pratica, redistribuisce la ricchezza iniqua senza intaccare in alcun modo l'incentivo a lavorare sodo durante il corso della vita. E i risultati riportati sono davvero notevoli. Viene dimostrato come uno shock politico che imponga una transizione rapida verso un regime basato sulla tassazione dell'eredità possa alterare profondamente e in positivo il panorama economico. Questo spostamento permette a un governo di abbattere drasticamente le imposte sul reddito. L'effetto finale è una ripresa economica quasi istantanea, unita finalmente a una correzione reale ed efficace dell'iniquità ereditata dal passato. Per dare un peso quantitativo a questa teoria, non ci si è basati solo su astrazioni. Gli autori hanno calibrato la loro simulazione utilizzando dati reali tratti dall'economia del Regno Unito. Ebbene, il modello dimostra matematicamente che un simile spostamento politico, dalle tasse sul reddito a quelle sull'eredità, produce un considerevole aumento del prodotto interno lordo, pari al 12,26%. Un balzo in avanti enorme che riesce contemporaneamente a mantenere in perfetto equilibrio la percezione di giustizia sociale. Tutto questo percorso lascia un'impronta profonda e solleva un interrogativo finale che è impossibile ignorare a conclusione di questa analisi. Se le radici della disuguaglianza ingiusta risiedono, in ultima analisi, nella fortuna casuale del punto di partenza di ogni singolo individuo, è possibile che l'uguaglianza delle opportunità alla nascita sia la vera singola chiave di volta per costruire una società che venga percepita da tutti come autenticamente equa. È una riflessione che va decisamente oltre i puri numeri e che, senza dubbio, fa venire una gran voglia di esplorare ancora più a fondo gli intricati e affascinanti modelli della teoria macroeconomica,